Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Maledetto. Oggi siamo su Minecraft e andremo a vedere un'altra novità dell'ultimo aggiornamento 1.21. Oggi parleremo del crafter o in italiano del fabbricatore. Andiamo innanzitutto a vedere come craftarlo. Allora ci serviranno due polvere di redstone, un gettatore, un banco di lavoro e 5 lingotti di ferro. Messi in questo modo andiamo naturalmente nel banco di lavoro, andiamo a mettere ferro, banco da lavoro, gettatore e 2 di redstone. Ecco a voi il fabbricatore. Andiamo adesso a vedere le differenze tra il banco di lavoro classico ed il fabbricatore. Banco di lavoro, come già sappiamo, andiamo a prendere ad esempio del grano. Facciamo l'esempio con il pane, mettiamo del grano e andiamo a prendere il pane. Col fabbricatore invece possiamo fare la stessa cosa, ma come vedete non sarà possibile prenderlo direttamente, ma per prenderlo abbiamo bisogno di dare un impulso al nostro fabbricatore. In questo caso ho messo un pulsante e premendo il pulsante, come vedete, genera il pane. Come possiamo dare l'impulso al nostro fabbricatore? Facciamo sempre l'esempio del grano, quindi mettiamo del grano e avremo del pane. Possiamo dare l'impulso attraverso una leva, abbiamo visto già il pulsante, attraverso una torcia di redstone, attraverso una pedana o addirittura attraverso anche un osservatore. Andiamo a modificare lo stato davanti e vediamo. Non abbiamo visto, ma c'è stata la fuoriuscita del pane. L'altra differenza con il banco da lavoro classico è che sul fabbricatore sarà possibile attivare o disattivare dei blocchi. Possiamo anche far così, vi faccio un altro esempio. Bloccare sotto e mettere sopra del grano. Adesso andiamo a vedere come riempire e come svuotare un crafter. Le possibilità di riempimento saranno una tramoggia. Abbiamo messo naturalmente il fabbricatore sempre con l'esempio del pane, attraverso gettatore e attraverso l'uso di tramoggia con baule. Facciamo naturalmente sempre la prova, andiamo a piazzare del grano sopra, il grano scenderà nel nostro fabbricatore e con l'impulso andiamo sempre a darlo con un pulsante. Come vedete ci sarà la fuoriuscita del pane. L'altra possibilità naturalmente è di metterlo direttamente nella tramoggia senza passare dal baule. Andiamo a prendere un altro po' di grano e come vedete andrà a riempire il nostro fabbricatore. La stessa cosa vale per il gettatore. Andiamo sempre a svuotarlo e tramite naturalmente l'impulso al gettatore andiamo a riempire con un blocco alla volta il nostro fabbricatore. Un'altra cosa importantissima è che dobbiamo rispettare i blocchi abilitati e quelli disabilitati. Come vedete adesso ho messo 4 di grano, ma non abbiamo nessuna ricetta che con 4 di grano ci porterà ad un risultato valido. Quindi è importantissimo ragazzi scegliere i blocchi da abilitare e disabilitare in base alla vostra ricetta. Come verranno inseriti nel fabbricatore? Verranno inseriti con questo schema. Il primo blocco andrà qua, qui in questo caso è vuoto, è disabilitato, quindi lo salterà. Il secondo andrà di qui. 1, 2. A seguire 3, 4, 5 e 6 e poi ricomincerà dal primo blocco. Naturalmente non abbiamo una ricetta valida, quindi non verrà craftato niente.
Andiamo a vedere adesso come svuotare un crafter. Le possibilità, come abbiamo visto qui, mettiamo sempre una ricetta valida. In questo caso verrà direttamente gettato fuori, ma possiamo anche mettere davanti al crafter un classico baule in modo da raccogliere tutto all'interno. Facciamo l'esempio sempre con il grano. Nel nostro baule troveremo la balla di fieno. È possibile naturalmente aggiungere fuori addirittura o un distributore o un gettatore che a sua volta getterà tutto fuori. Così o così. Andiamo adesso a vedere qualche altro esempio. Allora, qui abbiamo messo il fabbricatore con tramoggia e con baule. In questo caso, come vedete, abbiamo fatto sempre l'esempio del grano, ma andiamo a cambiarlo. Andiamo a fabbricare degli elmetti. La ricetta l'abbiamo vista, è questa qua. Andiamo a mettere sopra del ferro e come vedete ci permetterà di craftare elmetti. Basterà a questo punto cambiare la ricetta ed avere altri risultati, come ad esempio così andremo ad avere delle sbarre di ferro, o cambiarla ancora ed avere dei blocchi. Un secondo esempio è avere due blocchi diversi. Facciamo ad esempio la generazione di torce, quindi ricordiamoci che il primo blocco adesso che verrà riempito è questo e il secondo blocco sarà questo, quindi non possiamo mettere ad esempio prima il bastone e dopo il carbone, ma la procedura giusta è mettere carbone e bastone e come vedete verranno generate delle torce. Passiamo al terzo esempio. In questo caso abbiamo tre blocchi diversi. Andiamo a vedere sempre la ricetta. Abbiamo scelto la ricetta delle frecce. Nel primo gettatore ci sarà selce, nel secondo bastoni e nel terzo piume. Come vedete abbiamo fatto un piccolissimo circuito di redstone che porterà il primo impulso al gettatore con la selce, secondo impulso gettatore con il bastone e terzo impulso alle piume. Andiamo a fare la prova, andiamo ad attivare il tutto questa volta con la pedana e come vedete verranno generate delle frecce. Mettiamoci delle frecce qui nell'inventario così da 8 passeranno a 12. Sarà possibile attivare, come abbiamo visto, il fabbricatore con qualsiasi tipo di impulso. In questo caso abbiamo messo un impulso automatico attraverso degli osservatori piazzati in questo modo. 1 e 2, si devono vedere, le frecce sopra devono essere così. In questo modo sarà una fabbricazione infinita, basta inserire all'interno una ricetta valida e i blocchi che servono e subito verrà craftato in automatico del pane. O dei bastoni. Proseguiamo con un altro esempio, la possibilità di mettere vicino due crafter. Vedete in questo modo qua. In questo caso andiamo a mettere del legno grezzo. Qui nel primo fabbricatore diventerà asse e nel secondo fabbricatore diventeranno dei bastoni. Diamo l'impulso e come vedete verranno craftati in automatico dei bastoni. Ultimo esempio che vi porterò in questo video, un video naturalmente introduttivo per la crafter in quanto ci saranno utilizzi probabilmente infiniti. Come vedete potete divertirvi con i circuiti, creare diversi circuiti per poter attivare la crafter, ma la possiamo attivare naturalmente con tempistiche diverse. Importantissimo, non vi dimenticate mai di temporizzare nel modo giusto l'inserimento degli oggetti nel fabbricatore. Allora, come vedete ho fatto 3 circuiti
dove andremo a mettere sempre del grano per fare l'esempio. Allora avremo dei tempi diversi. Piazziamo del grano nella prima tramoggia, nella seconda tramoggia e nella terza tramoggia. Sarà fabbricazione automatica del pane, ma come vedete con tempistiche diverse. Questo in base al vostro circuito di redstone. Ok ragazzi, io vi saluto per questo episodio. Vi ricordo like a questo video e di iscrizione al mio canale. Ciao a tutti ragazzi!